Ciao a tutti amici, bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video vogliamo parlare di un mezzo veramente interessante. Vogliamo parlare di un mezzo cittadino, una city car. Dopotutto abbiamo già avuto modo di parlare di quello che è il gruppo Volkswagen, quindi la Seat, la Skoda Citigo, la Volkswagen e-Up. Abbiamo avuto modo di parlare di quella, la Smart Fortwo, la Smart 44, dalla quale anche deriva perché questo progetto è stato realizzato in collaborazione con quello che è il gruppo Daimler. E voglio dire anche che questa vettura di quale ora andiamo a parlare, della Renault Twingo, mi è stata espressamente chiesta da Luca e da Sergio e voglio ringraziare anche perché mi hanno dato un splendido punto di riflessione. E quindi andremo a ragionare in questo video di quelle che sono diciamo, le capacità di carica, l'autonomia, andremo a vedere gli esterni, andremo a vedere gli interni, andiamo a vedere che è un mezzo veramente interessante come misure e quant'altro. Poi in un video successivo andremo a vedere un po' più nel dettaglio quelle sono le offerte speciali, andremo a vedere tutti quelli sono gli accessori inseriti nei vari allestimenti e quelli sono disponibili diciamo a pagamento extra e potrebbero essere interessanti. Voglio dire già una piccola chicchetta che ci sarà in un video successivo. In uno di questi allestimenti c'è anche un colore particolare, l'Orange Valencia, che è veramente molto carino, è a pagamento, è extra, però diciamo potrebbe valere anche la pena poter scegliere una versione del genere perché è una chicca che personalmente non mi dispiace su un mezzo del genere. E come dicevamo parliamo di un mezzo prettamente cittadino che però con la versione navigatore, vi voglio dare già un piccolo spoiler, permette anche di poter diciamo andare oltre e vedrete poi successivamente in che senso. Quindi in questo video andiamo a scoprire quella Renault Twingo e andiamo! Cominciamo! La Renault Twingo elettrica è lunga 1615 mm, larga 1646 mm, alta 1557 mm. Abbiamo anche un bagagliaio di 174 litri e un passo di 2492 mm che la rendono un'ottima 4 posti cittadina. Il motore conta 60 kW o 82 cavalli con 160 Nm di coppia ed uno 0-100 in 12,6 secondi. Però abbiamo uno scatto da 0-50 in 4,2 secondi, il che la rendono veramente interessante anche per le ripartenze da semaforo, e una velocità autolimitata a 135 km/h. Guardiamola ora esteticamente e esternamente. Il mezzo a me personalmente piace particolarmente. Come dicevamo nasce dalla collaborazione con Daimler sulla base della Smart 44. Di base abbiamo il Blue Shopping con ben 5 porte. Internamente troviamo uno schermo da 7 pollici per l'infotainment e dispone, come vedete nelle immagini in sovraimpressione, nel pomello del cambio, se possiamo chiamarlo in questa maniera, della modalità B-Mode che dà 3 livelli differenti di frenata rigenerativa, che con quello più potente possiamo permetterci di guidare ad un pedale. Ora andiamo a vedere quello che è il pacco batterie e l'autonomia. Il pacco batteria conta 22 kWh che permettono 190 km di autonomia in WLTP, che diventano addirittura 270 in ciclo urbano. Il caritatore è solo in AC e conta 22 kW, che permette uno 0,80% in un'ora e 80 km in circa 30 minuti, con uno 0-100 dichiarato dalla casa in un'ora e 30. Questo a causa della curva di ricarica, non è sempre a 22 kW. La batteria sarà solamente di proprietà e con raffreddamento a liquido. Come avete visto questo mezzo è interessante sia esternamente che internamente e abbiamo anche alcune caratteristiche importanti, e poi dipenderà magari anche dall'allestimento che andremo a scegliere, che magari uno non si potrebbe aspettare, come magari il cruise control, abbiamo anche la possibilità della telecamera posteriore, abbiamo la compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay e abbiamo il navigatore. E voglio fare una postilla su questo navigatore perché è veramente molto importante, perché come dicevamo permette anche di fare dei giri extraurbani. Questo perché? Perché dispone al suo interno di quelle che sono le colonnine di ricarica e dispone anche la capacità di farvi vedere se sono occupate o meno e di creare il vostro percorso con le tappe. Poi non mi immagino in maniera più limitata, visto che parliamo di una city car e di un mezzo da un prezzo non importante come una Tesla,
ma che vi permetta di creare il vostro tragitto con le tappe già preimpostate in maniera tale di avere davvero un viaggio molto confortevole e molto comodo. E quindi è una cosa veramente interessante. Tipo, faccio un esempio, sul nostro percorso le colonnine sono disponibili, ma ho provato qualche volta a creare dei percorsi un pochino più lontani e non mi dà, diciamo, gli stop, ecco, mettiamola così, già organizzati, mi devo un pochino programmare il viaggio in autonomia, ecco, mettiamola in questa maniera. Poi non mi è ancora capitato l'occasione e ora la Toscana è rossa, men che meno, però andremo poi a vedere magari quest'estate, mi piacerebbe andare a fare un viaggio un po' parecchio fuori porta, quindi andremo a vedere sotto questo punto di vista lo percorso come si comporta. Però ritorniamo sulla Tingoletria e andiamo a vedere un po' quelli che sono i prezzi, perché diciamo navigano su un valore che potrebbe essere interessante. Ricordate, ci sono anche naturalmente gli incentivi statali da conteggiare. Con i prezzi partiamo da 22.450 euro e arriviamo ai 24.350 euro, più naturalmente quello è il colore, diciamo, a parte il blu, e quindi anche gli accessori che poi vedremo in un prossimo video. Altra cosa interessante di valore è il raggio di sterzata, che è di solo 4,3 metri. Quindi io spero di avervi dato un po' le notizie, i spunti interessanti di questa vettura che a me personalmente mi sta piacendo particolarmente. È una city car veramente interessante e quindi magari a molti di voi potrebbe essere, diciamo, importante un mezzo del genere come seconda vettura, come magari il primo approccio verso il mondo elettrico, perché loro magari mi immagino abbiano anche magari un garage, un bozzo di ricarica per una maggiore, diciamo, facilità di ricarica, o magari uno fa 10-20 km al giorno, non trova particolari difficoltà a riarrivare da Colonnina magari presso un centro commerciale, che sono sempre più forniti. In un prossimo video, come dicevamo, andremo a vedere un po' la parte economica, andremo a vedere quelli che sono gli accessori disponibili, andiamo a vedere davvero le offerte speciali, potrebbe essere interessante per molti di voi. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e ci vediamo qua nel prossimo video. Ciao! E sempre Forza Elettrica, mentre qua tira un vento tremendo. Vi saluto ragazzi, ciao!